Una catenella. Semplice catenella. Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati da Francesca su Figaro Arte. Oggi, come avete visto, utilizzeremo la tecnica della catenella. I materiali li trovate sotto in descrizione, i colori li potrete preparare con il pouring medium che volete. Io ho usato il fissativo acrilico perché ho dei colori da finire. Guanti e grembiule e partiamo. Allora facciamo la nostra base bianca. Catenella. Allora, io in realtà volevo fare anche un'altra cosa, ma perché volevo fare un'altra cosa, ma non mi sta venendo come volevo io.
Ok, non è esattamente quello che volevo fare, però allora non sono soddisfatta qui perché devo fare una cosa un po' diversa. Speriamo di riuscire a fare quello che ho in testa. Ok, adesso lo lasciamo asciugare e poi vediamo. A dopo. Allora, il risultato asciutto, io qui l'avevo pensata, cioè come un piumaggio, no? Quindi l'idea era di fare un pennuto, cioè una tipo fenice, ecco. E questa doveva essere la cresta, quindi qui ci sarebbe la testa, il collo e qui parte il corpo con tutto il suo piumaggio che torna verso la cresta, no? Però sono indecisa. Sono indecisa perché in realtà ci vedo altre due cose. Uno, una farfalla che si fonde, che esce proprio da... cioè qui la prima ala, cioè la metà della farfalla, il corpo dovrebbe essere qui. Qui si fonde con questo disegno, mentre qui esce in modo più netto, quindi un po' si fonde e un po' esce dal dipinto. Però ci vedo anche un'altra cosa. Se lo giro di così ci vedo un profilo di donna, cioè ci vedo dipinto un profilo di donna, qui il ciuffo dei capelli e questo specie di boa, capelli, boa, insomma più di piume sembrano, che vanno sul volto. Non lo so, diciamo che forse il volto è la cosa più semplice da realizzare. Sarebbe da fare una votazione, ma io devo decidere, quindi decido di fare il volto. Proviamo. Penso che sia un po' più veloce da fare, un po' più semplice anche. Partiamo. Allora, io ho disegnato così, con i miei schemini, a mano libera, un profilo. Avevo questo foglietto a portata di mano e quindi l'ho disegnato su questo foglietto qua. È ovvio che è piccolo, ok? Cioè lo devo ingrandire. Lo devo ingrandire perché il profilo lo voglio qui, da questa parte. Come faccio a ingrandirlo? Allora, ci possono essere molti modi per ingrandire un disegno. Potete utilizzare proprio la griglia e quindi riprodurlo semplicemente in un formato più grande. Qui per esempio dei fogli A4, che è più o meno, la mia tela è un po' più grande di un A4, ma insomma direi che come proporzione ci stiamo dentro. Quindi fare la stessa identica griglia e ricostruire il disegno nella griglia. Io ho utilizzato una via più spiccia. Ho fotografato questo, l'ho dato in pasto a ChatGPT e gli ho chiesto di ingrandirmelo in formato A4. Vedete, l'ho ricalcato dietro. Andiamo proprio a ricalcarlo nella parte dietro, che tanto insomma traspare perché il foglio è abbastanza sottile. Poi lo rigiro e lo posiziono dove voglio. Che adesso è da capire dove, perché non ho tanto spazio per l'occhio. Direi
così. Ci stava anche un po' più giù, però. Ok, adesso andiamo a ricalcare nuovamente il nostro profilo. Mi raccomando, usate una matita scura, morbida, deve lasciare proprio traccia. Si può usare anche la carta da forno, funziona bene anche la carta da forno, che è anche un po' più trasparente. Adesso dobbiamo iniziare a colorarlo, quindi riprendo i colori che avevo utilizzato per farlo e penso che userò questi Uniposca qui, che hanno la punta pennello. Poi mi serve un pennellino molto sottile per fare eventuali profili. Vabbè, diventa una cosa abbastanza semplice. Allora partiamo. Allora, volevo utilizzare questi che sono Uniposca con la punta pennello, ma proprio il rosa. Vedete che il tappo me l'ha masticato il cane e mi sa che si è asciugato l'inchiostro dentro, si è proprio seccato, quindi niente. Quindi userò di rosa, ho questo che è un pennarellino acrilico di quelli economici, però per fare il profilo intanto va bene, poi vediamo. Allora, va da sé che se avete dei pennarelli acrilici andranno benissimo per fare questo lavoro. Io sto usando il pennello perché non ho un colore adatto. Avete visto che l'unico rosa che avevo era troppo chiaro, mi serve qualcosa di un po' più scuro, quindi sto andando a pennello. Ma se voi avete dei colori acrilici con i colori che vi vanno bene, verrà benissimo anche con quelli. Anzi, forse viene anche più preciso. A pennello magari serve un pelo più di manualità, ma insomma. Io direi basta così. Una cosa semplice. Non so se questa tecnica ti è piaciuta oppure no, e se questo semplice abbellimento sia stata una buona idea oppure no. Io ti ricordo che la tecnica della catenella è un'altra di quelle tecniche che affronto nel mio manuale. Come al solito aspetto il tuo feedback sotto nei commenti e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!